Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 16 al 22 settembre, con questa luna piena del 18 in Pesci. Andiamo a vedere quali sono le linee guida facendoci una stesa a croce, quindi vediamo di cosa ci parleranno. E vi consiglio sempre di riguardare il vostro segno zodiacale per il mese di settembre 2024, che è proprio il modus operandi per lavorare su di sé nel modo migliore possibile per monitorare proprio la propria evoluzione in questo mese, ok? E invito tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto la playlist L'arte sciamanica, dove sono contenuti i video di magia pratica, che sono proprio come adempiere alla creazione della realtà consapevole, va bene? Di cui i tarocchi poi si fanno portavoce guardando il karma e il dharma, va bene? E per chiunque lo desiderasse è disponibile il mio primo libro, il risveglio della coscienza, che è una tesi di laurea, mandando una mail a taromantic21@gmail.com. Ok, detto questo, divertiamoci e godiamo, ragazzi miei ragazzi. Vediamo un po'. Stesa a croce, cosa accadrà in questa settimana, dal 16 al 22 settembre? Gemelli, dal 16 al 22 settembre. Allora, vediamo, energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, vediamo, energia attuale. 3 di spade. Che abbiamo avuto un no contact con qualcuno, in questo momento stiamo vivendo una chiusura, oppure stiamo elaborando il ricordo di una ferita emozionale, oppure non ci stiamo parlando con qualcuno, c'è un blocco di comunicazione, o stiamo elaborando, ripeto, una vecchia ferita emozionale innescata da una relazione precedente. Vediamo energia positiva. Wow, energia positiva è il sole. Guarda, se stavi in una situazione un po' di tristezza qua col 3 di spade, passa, perché qua c'è il sole in questa settimana. Mi dicono che arrivano notizie felici, ma soprattutto ti riprendi a livello psicofisico. Ti vedo gioiosa, felice di godere della bellezza anche delle tue amicizie. Il sole è anche l'amicizia, no? Persone che ti supportano da un punto di vista animico, amici che sono anche tue anime gemelle. Quindi se stavi in una condizione un po' di così di tristezza, quasi solleva l'umore, insomma. Quando arriva il sole, a centro qua stesa, arriva il sole, cioè ha detto tutto. L'animo si riprende, allegria, ti vedo allegra o allegro. Vediamo il blocco qual è. Il carro, o c'è chiusura con una persona a distanza, oppure a livello emozionale non avanza con una persona, non avanzava con una persona e arrivano notizie felici. Oppure qua non sapevi che decisione prendere rispetto a un dolore emozionale con una persona, perché il carro ha a che fare anche con la presa di decisione, no? Qua ci sono 2 cavalli, che decisione prendo? E sta a blocco. Non saper che decisione prendere con qualcuno con il quale la situazione è chiusa, o emozionalmente non riuscire a prendere una decisione, oppure una situazione non avanza in amore, o per una distanza, o c'è stata chiusura per una distanza. Vediamo che è successo qua. L'eremita, la ruota di punto in bianco. Ti sei ritrovata un po' sola o solo a livello emozionale. La ruota della fortuna mi parla di un cambio, l'eremita di un po' di solitudine. Come se qualcuno ci fosse stato un cambio tutta una volta
e qua ti sei ritrovata un po' da solo e non saper un po' che strada prendere a livello emozionale o con qualcuno rispetto all'amore. Sì, la vedo così, oppure qua io vedo una persona un po' più introversa di te e questo sta generando in te il ricordo di un antico dolore. È una dea, no? Come sappiamo, vi insegno sempre in tutti i podcast. Vediamo cosa succede qua dal 16 al 22 settembre. Il mondo si chiude una vecchia tappa, si chiudono questa tappa qui di andare a ritroso nel tempo, lavorare dentro di sé, vedere che magari una situazione è chiusa definitivamente sulla realtà 3D e quindi aprirsi alla bellezza della vita elaborando questo dolore, prendere coscienza del fatto che le cose si trasformano, non lo so, comunque sia si chiude una tappa, vediamo un po'. Arriva un amore pazzesco, due di coppe. Qua io credo che si chiude una tappa anche di solitudine, se hai avuto solitudine. E quindi una situazione di solitudine, qua arriva l'amore, due di coppe. Un amore di successo, si chiude una tappa e arriva l'amore, ecco perché qua arriva la felicità. Cavallo di spade, all'attacco pure. Guarda, la stesa è molto chiara, sia che tu abbia avuto a che fare con una relazione che si è chiusa e stavi pensando a un vecchio dolore emozionale, sia che ti sei trovata single da un po' di tempo con l'eremita e la situazione in amore non avanzava, hai fatto i conti con un dolore emozionale, quindi hai accolto la dea, no? Perché l'eremita non sta guardando al passato, sta guardando al futuro da questa parte, no? Vado con prudenza verso il futuro, ho accolto le emozioni che mi si sono rigirate contro tutta una volta e quindi che succede? Che la felicità e il sole arriva da te. Quindi qua io vedo una nuova tappa e il mondo, la chiusura di questa situazione di introspezione, di solitudine. Il due di coppe mi parla di una persona che arriva verso di te, un amore condiviso, va bene? Un incontro con qualcuno che ti porta molta gioia. Il sole, cavaliere di spade, qua vedo che arriva all'improvviso, non te l'aspetti, all'improvviso, perché ti vedo sola da un po' o solo da un po'. Ma al di là è questo, eh? Wow, che giro di boa! Mi stanno parlando a livello emozionale, come vedete, non mi stanno parlando di lavoro o di altro, eh? Allora, vediamo cosa ci aggiungono i miei tarocchi o cosa ci confermano. Il 3 di spade, energia attuale. Gemelli. La papessa, sì, ti vedo introspettiva, capito? O introspettivo, ti vedo lavorare con la legge spirituale benissimo, tant'è che porta i suoi frutti in questa settimana. Ti vedo più introversa che estroversa, o introverso piuttosto che estroversa o estroverso. Forse c'è stata una chiusura per una terza persona con qualcuno. Vediamo il Papa, scusami, ho detto Papa sicuramente perché ha integrato la lezione spirituale, capito? Vediamo il sole, il sole, il sole, il sole al positivo, la regina di denari. Ti vedo avere pazienza, tranquillità. La regina di denari al positivo mi dice che sarai molto felice delle tue cose, del tuo lavoro. Il lavoro è tutto sotto controllo, molta felicità inerente al piano lavorativo o di casa o di famiglia. Al tempo stesso, rispetto all'amore, io ti vedo prendertela con calma questa cosa. Prendertela con calma questa relazione qua, perché ti vedo uscire con gli amici, stare bene, felice anche con i tuoi figli, oppure ti vedo stare proprio bene sotto un profilo di serenità. Vediamo il carro al blocco. 7 di bastoni, forse c'erano limiti per la distanza o problemi per la distanza. Oppure qua qualcuno ha messo dei limiti all'avanzare insieme. Vediamo la ruota della fortuna all'eremita, il passato, l'asso ai denari, qua c'è stata un'opportunità. Io vedo che c'è stata l'opportunità, asso ai denari, paggio di denari, paggio di bastoni, scusami. Però si è conclusa, comunque sia, c'è silenzio adesso.
o qualcuno se n'è andato e ha iniziato un'opportunità con un'altra persona. Oppure qua ti vedo che hai concentrato le tue energie soprattutto nel tuo lavoro, nelle tue cose, andando prudente con l'altro, aprendoti alle altre persone, sì, però con la tua prudenza. Vediamo il mondo. 6 di spade, avanzamento. Te ne vai proprio da una situazione di introversione, esci proprio. Avanzamento, 6 di spade, qualcuno anche che viene da te, che fa un viaggio verso di te. Se era una persona a distanza, una persona che fa un viaggio verso di te, molti di voi non se l'aspettano. 2 di coppe, 5 di spade. Sai perché te la prendi con calma qua? Che ci può essere un po' di tensione da parte tua rispetto a questo cavaliere che arriva all'attacco per questo 2 di coppe. Perché qua c'è una persona che vuole stare con te, no? Però tu te la prendi con calma, c'è un po' di tensione da buon gemelli che sei, che le spade corrispondono soprattutto a te. Magari puoi mettere un po' di limiti o dire le cose come stanno. Vediamo, cavaliere di spade. 6 di denari, dire le cose come stanno, sì. Diciamo che qua c'è un venirsi incontro con qualcuno e soprattutto dire la tua. Dal tuo canto dire la tua, dire le cose come stanno, perché io vedo che questa persona arriva all'attacco e insiste, o comunque si arriva qualcuno da te, ti vedo un po' o un po' rancorosa, o un po' rancoroso, o un po' sulla difensiva, però qua ve la intenderete col 6 denari, c'è la voglia di venirsi incontro, mi spiego? Regia di denari, ti chiedono di avere un po' di pazienza. Chi viene dopo il cavaliere di spade? Vedi la papessa di nuovo e la papessa di nuovo. Sei tu che hai un po' di dubbi interiori. Hai un po' di dubbi interiori e anche che se te la intendi con questa persona, te la prendi con calma per andare a sfatare un po' dei tuoi dubbi interiori, soprattutto mantenendoti un po' sulle tue, no? Papessa, papessa, perché stai elaborando un vecchio ricordo emozionale che magari non sono mai relativi a queste vite, no? Perché le emozioni sono dei, hanno la natura dell'immortalità, perché quando il nostro corpo mortale muore, le emozioni rimangono, sono sempre le stesse, ce le troveremo nelle prossime incarnazioni, sempre le stesse emozioni. Quindi diciamo che un vecchio dolore emozionale con il quale tu hai a che fare, piano piano ti aprirai però, Cioè questa persona arriva proprio da te, è anche affascinata dalla tua stessa energia di papessa, di un po' enigmatica, un po' misteriosa o misterioso, va bene? Diciamo che tu, anche se parli con questa persona, ti vieni incontro, mantieni un po' di tuoi dubbi interiori. Ecco perché te la prendi con calma con la regina di denari, seppur godi di questa cosa. La papessa di nuovo, 6 di bastoni. Guarda, qua mi dice che tu vuoi avere la situazione sotto controllo, non vuoi perdere la situazione non vuoi che la situazione ti scappi di mano, quindi preferisci stare sulle tue, guardare e lavorare dall'interno. Se alla papessa di nuovo, il giudizio, qua c'è qualcuno che ti chiama all'improvviso, me lo confermano con il giudizio e il cavaliere di spade. O per conquistarti o per riconquistarti, vedi 2 di spade, 10 denari, tu non sai molto che fare, questa è l'energia. Qua abbiamo il segno dell'acquario, del pesce, della vergine, del cancro, leone, toro, vergine, capricorno. Sì. Ok, vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ok, qua parla di una separazione che c'è stata tra te e questa persona e ti dice: quando ci siamo separati sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in 1000 modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora, qua c'è qualcuno che ti ama, che magari si è distratto, non vi siete sentiti,
si è allontanata questa persona, per alcuni di voi, che cosa è successo? Che se pensava di poter gestire l'emozione che provava per te. Non è così, perché infatti lo vediamo all'attacco qua, va bene? Tu che stai un po' sulle tue, te la prendi con calma, questa volta non sei affannosa come prima, se lo fossi stata in quel caso. E qua c'è una persona che vuole darti l'amore. Se è una persona nuova, qua mi parla di te soprattutto anche, no? Che hai elaborato un grande dolore emozionale, alla fine hai deciso di darti alla tua natura e quindi l'amore arriva per te. Parliamo anche di una persona probabilmente qua, se è una persona nuova che ha vissuto un grande dolore emozionale, ti incontra e c'è questo innamoramento, ok? Vediamo un po' cosa ti dice questo oracolo, sempre dell'amore. Amore bloccato, qua si sblocca l'amore, vedi? Dal blocco si sblocca. Se c'erano le questioni sentimentali bloccate, si sbloccano. Vediamo un po' sempre a livello generale cosa ci dicono le fate, gemelli. Primavera, la primavera è una rinascita, no? Una nuova primavera, è una rinascita, qua c'è una farfalla, il bambino, una trasformazione, ci avviene una trasformazione, lo vedevamo anche di qua, una trasformazione emotiva, emozionale. Fai pratica, questo mi dice che nel lavoro va bene, ti vedo impegnata nel lavoro in questi giorni soprattutto, ecco perché con la regina di denari al tuo positivo è il sole, impegnandoti sulle cose che ti danno stabilità, ti vedo molto felice e contenta o contento. Cos'altro? Chi devi perdonare? Vedi come si parlano le carte, qualcuno ti chiede perdono qua o vuole farsi perdonare da te. Per molte di voi è così. Vediamo un po', oppure questa carta comunque ha a che fare col fatto che stai risanando il passato e le ferite emozionali che hai creduto che qualcuno ti ha inflitto, quando sappiamo che l'altro è una maschera del divino. Ecco, qua c'è la sanazione di queste dinamiche emozionali con la consapevolezza che l'altro è una maschera del divino. Cos'altro ti dice quest'altro oracolo? Vediamo un po', gemelli. Controllo, ferita da tradimento. Qua abbiamo elaborato la ferita da tradimento, relazione segreta, relazione discreta segreta, abbiamo potuto avere una relazione segreta con qualcuno, questo magari c'erano terze persone anche, mi stanno parlando un po' di quello che ci può essere stato in questa stesa per alcuni di voi. Abbiamo potuto avere una relazione con qualcuno nascosta o possiamo avere la relazione con qualcuno nascosta, abbiamo la papessa segreta, nascosta, qualcuno che ci ama di nascosto. Intanto tu ti vedo felice con le tue cose, anche felice di questa cosa. Vediamo. Tuttora si muove, prossima stagione, stiamo entrando in autunno e come già ti ho detto qua, il mondo è una chiusura di un ciclo. La prossima stagione tutto si muove. Cosa succede qua? Che magari inizia la stagione dell'autunno con la bilancia, infatti il numero 6 di denari è anche la bilancia. Quando esce il mondo, che è una carta importante, i cambiamenti tu li sentirai già in questa settimana, però si paleseranno qualche giorno dopo, infatti prossima stagione me lo conferma, va bene? Perché qua si elabora la ferita da tradimento, siamo stati magari traditi, o abbiamo subito un tradimento, o abbiamo tradito, tanto la stessa cosa, perché sono due facce della stessa medaglia, con una relazione nascosta, e qua tuttora si muove, perché qua avviene un perdono globale che grazie, come ci insegna il mondo, avviene la chiusura del ciclo di questa ferita, va bene? O perlomeno il surplus più grande, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!